Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video a parlare della prima semifinale di andata di Coppa Italia, Juve-Inter, finita 1-1 e finisce sempre allo stesso modo. Non c'è niente da fare, il derby d'Italia scatenerà sempre polemiche, anche se lo giochiamo da qui a 20 anni, altre 50 volte, sempre la stessa zuppa, sempre la stessa zuppa. Io purtroppo per motivi lavorativi mi sono rivisto la partita registrata poco tempo fa, un paio d'ore fa, perché ho letto caos, risse, calci di rigore, cori razzisti, qua, là. Mi sono detto ok, fammi vedere cosa è successo perché mi piacerebbe parlare di calcio giocato, ma difficile parlarne in primis perché è stata una partita soporifera. Soporifera è dire poco. Ti aspetti sempre da questi scontri dove ci sono due squadre forti, ti aspetti sempre una grandissima partita e invece non è mai così, soprattutto in Juventus Inter, mai, non lo è mai così. Non posso parlare e commentare una partita di calcio giocato perché di calcio giocato non ce n'è stato. Non ce n'è stato. Ovviamente è la finale di andata. Potevi gestire, forse tirare i remi in barca quando ti sentivi attaccato, ti chiudevi, poteva uscire una partita un po' più studiata dal punto di vista del risultato, nel non prendere troppi gol, nel non perdere la partita e giocarti poi tutto nella seconda, nella semifinale di ritorno. Però dal mio punto di vista a livello gestionale non è così che si affronta una semifinale di andata, perché poi ti devi andare a giocare la partita di ritorno così a viso aperto, quindi io o una squadra o l'altra avrei sempre puntato alla vittoria e anche larga, se possibile, di una o dell'altra squadra. Comunque, non siamo qui ad esaminare il calcio giocato, ripeto, perché non ce n'è stato. Non c'è stato calcio giocato ed è stata la solita partita dove chi ha sonno davanti alla televisione ci mette 5 minuti, 10 minuti a prendere sonno e non guardarsi niente più. Cioè, proprio una cosa incredibile. Vai a vedere gli scontri diretti o partite del genere, io perciò mi incazzo sempre. Vai a vedere questi scontri diretti, vai a vedere un Bayern Borussia, vai a vedere un Real Barça, vai a vedere, che ne so, Paris Saint-Germain Marsiglia, Galatasaray Fenerbahce, un altro campionato. Queste partite sono sempre divertenti e al 100% offrono calcio giocato, cosa che non succede mai con Juve, mai, mai. Non lo dico perché sono un tifoso del Napoli e perché non simpatizzo per le due squadre, per amor di Dio. Io, chi mi conosce, chi mi segue da tempo sul canale, sono uno al quale piace il calcio giocato al di là dei colori e della squadra che tifo, che è il Napoli. Quindi mi viene sempre mi viene lo sconforto a non poter commentare una partita di calcio contro due squadre così importanti. Detto questo, mi voglio schierare, non è che mi voglio schierare, però quello che è successo a fine partita, i cori razzisti con Lukaku, siamo sempre alle solite. Avete finito alle mani una semifinale di Coppa Italia dove ti sta guardando mezzo mondo e continuiamo a fare bruttissime figure. Io non capisco che cosa ci vuole a terminare un match. Ok, è finito 1-1, vabbè, è finito 1-1, ci sono stati gol razzisti, perfetto, si risolve la situazione. Lukaku no, finisce la partita, qua là, tu il rigore, il calcio di rigore non c'era, c'era il calcio di rigore, ci stava, è un punto primo. I gol razzisti pure, punto secondo. Di che cosa vogliamo parlare? Cioè, perché è scaturita questa rissa? Cioè, potete tranquillamente finire le partite, anzi, dovete, perché è doveroso nei confronti di chi vi guarda da casa, nei confronti di
gente che vi paga, nei confronti di sponsor che mettono i soldi, nei confronti di qualsiasi cosa, diritti televisivi e quant'altro, a dare spettacoli in primis. Non ci riuscite, perché non ci riuscite, perché comunque tra i due allenatori in panchina, tra Allegri e Inzaghi, scegliere non saprei per quanto riguarda il calcio giocato. Quindi da questo punto di vista c'è un alibi, però dal punto di vista umano no. Dal punto di vista umano l'alibi non c'è, non c'è mai stato, non c'è mai stato, perché va bene, posso anche passare su uno scontro durante la partita dove c'è un fallo pesante, un paio di falli, decisioni arbitrali irrivedibili che poi possono far innervosire il match. Ok, perdi la testa durante la partita, ci sta un espulso, due espulsi, va bene, si placa la zuppa un attimo, ricontinui a giocare e va bene. Ma terminare una partita così è veramente di una pochezza non epocale ma stratosferica, veramente. Ed è tutte le volte. Mo si è giocata adesso, poco fa, tempo fa. Inter-Juve in campionato, Juve-Inter, mettetela come volete, il Rabiot, la pallavolo, è sempre la stessa cosa. Sempre la stessa cosa. Poi non c'è secondo me da farsi grandi sul calcio di rigore dato all'Inter, perché c'è. Quindi non c'è da fare titoloni di giornale, però il calcio di rigore dobbiamo vedere. No, non dobbiamo vedere niente. Il calcio di rigore c'era, però da un altro punto di vista il punto della situazione è i soliti cori razzisti che ci sono sempre stati e sicuramente ci saranno sempre, finché non si fanno dei passi in avanti dal punto di vista legislativo, non risolveremo mai niente. E vi parla uno che a Napoli comunque ha avuto strascichi, Vesuvio che erutta tutte le domeniche, Koulibaly in passato e tantissimi altri episodi. Quindi ne abbiamo le scatole piene sicuramente di questi fatti e tutte le cose che accadono intorno ad una partita di pallone, però resta il fatto che se non regolamentati bene, se non sanzionati altrettanto bene, questo raccogli. E quel che semini, quel raccogli, caro mio. Quindi bisogna dare delle pene esemplari che non sono l'ammenda alla società, la curva chiusa, quello non entra, quell'altro non è, no. Secondo me una pena esemplare, perfetto. Chi gioca? Mettiamo il Napoli perché sono napoletano. Chi gioca? Napoli-Milan, Napoli-Juve. I napoletani, cori razzisti, hanno inneggiato, che ne so, Torino erutta il Vesuvio a Torino. Perfetto, partita persa a tavolino. Basta, 3-0. Si sospende la partita subito. Cori razzisti, 20 minuti giocati. Perfetto, cori razzisti dei napoletani, 3-0 va Juve. Cori razzisti dei UND, 3-0 per il Napoli. Basta, lo fai uno, lo fai due, lo fai tre volte. Stai sicuro che le stesse società dovranno ovviamente prendere provvedimenti o contromisure con i loro tifosi per non far succedere queste questioni, perché poi una partita a tavolino a uno, una partita a tavolino all'altro, tu perdi punti e le società perdono soldi poi, tra virgolette, quindi dovranno per forza adeguarsi a questa sanzione, che poi non arriverà mai perché siete delle marionette tutti quanti a gestire queste situazioni. Non arriveranno mai delle sanzioni così. Arriverà la solita ammenda, arriverà il solito warning alla società. Abbiamo riconosciuto poi alcuni facinorosi, no? Perfetto, ci sono cori razzisti, sono gli ultra e l'Inter. Partita persa a tavolini, basta. Questa è secondo me l'unica soluzione, perché uh, in infrazioni, tra virgolette, chiamiamole infrazioni ignoranti, perché sono ignoranti, i cori razzisti, non c'è niente secondo me di più ignorante di un coro razzista allo stadio quando ti stai andando a guardare una partita di calcio. A sanzioni ignoranti
scusate, a infrazioni ignoranti ci vogliono sanzioni drastiche come un 3-0 a tavolino. E che tu devi annullare o terminare una partita dopo 5 minuti, non fa niente, ci può stare 5 minuti con razzisti, 3-0 a tavolino, basta, perché non si può giocare in un clima del genere, né tantomeno in competizioni dove ti guarda tutto il mondo, perché la Coppa Italia può essere la competizione italiana, però comunque è data in tutto il mondo, diritti televisivi da tutte le parti del mondo, è un Juve-Inter, è una partita importante con due squadre con un certo blasone e le brutte figure poi le fai tu federazione alla fine. E se torniamo sempre al fatto è l'Italia, il paese, è così e così. Quindi sanzioni drastiche per infrazioni ignoranti. Questa è la mia conclusione, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. E da questo punto di vista io sto con Lukaku. Ciao!